In questo video tutorial illustrerò come collegare, attivare e programmare l'inverter Toshiba VFN-C3. Nel video viene utilizzato il modello 2015PL che gestisce potenze fino a 1500 watt, con un ingresso a 220 volt monofase e uscita a 220 volt trifase, dotato inoltre di filtro antidisturbo. La programmazione e le connessioni sono simili a tutti i modelli della serie VFN-C3. Quelli che seguono sono gli argomenti che tratteremo in questo tutorial. Negli esempi di questo tutorial, con questo inverter piloteremo un motore trifase con potenza di 750 watt e verrà installato su un tornio Ceriani David 203 per controllare la velocità di rotazione del mandrino, così come altre comode funzioni. Attenzione, non accendere e attivare l'inverter senza il carico principale, il motore. Potrebbero surriscaldarsi i finali di potenza e di conseguenza danneggiarsi. Prima di entrare nel vivo della programmazione, una premessa importante. A pagina 222 del manuale sono presenti le specifiche relative alle sezioni e ai tipi di cavi da utilizzare per i collegamenti. Un cavo sottodimensionato tenderà a riscaldarsi, cambierà la sua resistività e introdurrà variazioni di induttanza e capacità. Il risultato potrebbe essere quello di creare interferenze elettriche e vari malfunzionamenti, difficilmente identificabili. Se si utilizza un motore da 750 watt, utilizzare cavi con sezioni di 1,5 mm² per la rete e 2,5 mm² per la terra. Se si utilizza un motore da 1500 watt, utilizzare cavi con sezioni di 2,5 mm² per tutte le connessioni. Per dare tensione all'inverter ho utilizzato un magnetotermico della potenza adeguata. Colleghiamo l'ingresso di corrente e la terra. Sulla parte alta dell'inverter vi è l'ingresso a 220 volt, con le connessioni per fase, neutro e terra. Ho utilizzato anche una spia per verificare quando è presente la tensione in ingresso. Nella parte bassa dell'inverter sono presenti le connessioni per collegare un motore elettrico trifase e la presa di terra composta da una barra orizzontale in metallo con 3 viti per le connessioni. Verificare che il motore elettrico sia stato impostato correttamente con le connessioni stello-triangolo per la tensione richiesta. In queste immagini le colorazioni standard per le connessioni monofase e trifase. Nel monofase è possibile utilizzare sia il nero che il marrone per la fase. Ultimati i collegamenti è possibile accendere l'inverter e utilizzarlo per azionare il motore. Inseriamo la spina, accendiamo il magnetotermico e dopo pochi secondi il display dell'inverter si accenderà. Alla prima accensione l'inverter ci chiederà di impostare il paese dove verrà utilizzato. La parola set lampeggiante apparirà sul display. Utilizzando la manopola selezioniamo EU per Europa e confermiamo la scelta premendo la manopola. In pochi secondi il sistema si riavvia e visualizzerà la scritta Hello e poco dopo 0.0. Ora il sistema è pronto per essere utilizzato. Nel caso l'inverter sia già stato utilizzato in precedenza e non se ne conoscano le impostazioni già presenti, possiamo resettarlo completamente ai suoi valori di fabbrica. Apriamo lo sportellino, entriamo in modalità di programmazione con il tasto Mode, ricerchiamo il parametro di programmazione TYP, impostiamone il valore a 13 e confermiamo premendo la manopola. Il sistema si riavvierà e chiederà di impostare il paese di origine. Come in precedenza, selezioniamo EU e confermiamo. Una nota importante: tutte le impostazioni e i collegamenti di questo tutorial sono relativi ai valori impostati per l'Europa, dove il cavo comune è quello del morsetto P24. Dopo aver selezionato le impostazioni per il paese, nel nostro caso l'Europa, il nostro inverter è già pronto per far funzionare e controllare un motore. Impostiamo, utilizzando la manopola, la frequenza di rotazione del motore. Per esempio, impostiamo a 40 Hz e confermiamo premendo la manopola.
Premendo il tasto verde Run, l'inverter controllerà la velocità di rotazione del motore e gradualmente raggiungerà la frequenza di rotazione impostata in precedenza a 40 Hz. Per arrestare la rotazione del motore, premere il tasto rosso Stop. Ora l'inverter rallenterà gradualmente la rotazione fino a raggiungere il valore 0. Ora il motore è fermo. Per invertire il senso di rotazione bisogna accedere al menu di programmazione con il tasto Mode, selezionare il parametro FR ed impostare il valore a 2. Premere il tasto verde per avviare il motore. Come si può notare, il senso di marcia si è invertito. Premere il tasto rosso Stop per arrestare il motore e attendere che il motore si arresti completamente. Spesso l'inverter viene chiuso in un quadro elettrico non sempre facilmente accessibile. In questo caso operare sul macchinario che si vuole controllare può risultare scomodo. L'inverter Toshiba VFN C3 mette a disposizione alcuni contatti per gestire al meglio i controlli necessari. Per abilitare il comando di rotazione e inversione del senso di marcia, una semplice soluzione è quella di utilizzare un commutatore rotativo a 3 posizioni. Nella posizione 1 il motore girerà in un senso, in posizione 0 il motore si fermerà e in posizione 2 girerà in senso contrario. Per la connessione sono necessari 3 fili, uno per il polo comune, uno per la rotazione in un senso e uno per la rotazione inversa. Connettiamo il comune del commutatore al morsetto P24. Una specifica indicata sul manuale per le impostazioni europee richiede di collegare il morsetto P24 al morsetto OUT. Ora colleghiamo il cavo per il senso di marcia in avanti al morsetto F dell'inverter. F sta per Forward. E il cavo per l'inversione di marcia al morsetto R. R sta per Reverse. In questa immagine i morsetti usati per la connessione del commutatore rotativo per l'accensione e l'inversione del senso di marcia. Naturalmente l'inverter non sa che vogliamo utilizzare un comando esterno, perciò il commutatore non attiverà il motore. È necessario modificare un parametro di programmazione per abilitare questo comando esterno. Entriamo nella modalità programmazione con il tasto Mode, cerchiamo la funzione CN0D, premiamo la manopola per modificare il parametro, selezioniamo 0 e confermiamo. Usciamo dalla modalità di programmazione premendo 2 volte il tasto Mode. Spostando il commutatore in posizione 1, il motore inizierà a girare e progressivamente raggiungerà la frequenza di rotazione impostata in precedenza. Spostandolo in posizione 0, il motore si fermerà e spostandolo su 2, il motore girerà in senso contrario. Naturalmente l'inverter attenderà di portare a 0 la frequenza di rotazione prima di invertire il senso di marcia. Il controllo esterno per l'avvio e l'inversione di marcia è ora funzionante e attivo. Per variare la frequenza di rotazione bisogna intervenire sulla manopola. Per la stessa ragione del commutatore questo può diventare scomodo, perciò possiamo utilizzare un comando esterno anche per variare la frequenza di rotazione. Per controllare la frequenza di rotazione è necessario utilizzare un potenziometro con un valore compreso tra i 5 e i 10K. Io ho utilizzato un potenziometro a 3 giri così da rendere più precisa la regolazione in frequenza. Per le connessioni si utilizza il morsetto VI per il polo centrale del potenziometro e i morsetti CC e P5 per i poli laterali. Nel caso ruotando verso destra la frequenza non incrementi, basta invertire le connessioni di CC e P5. In questa immagine i morsetti usati per le connessioni del potenziometro per la variazione continua in frequenza. Come per il commutatore, dobbiamo comunicare all'inverter che vogliamo utilizzare un controllo esterno per variare la frequenza di rotazione. Per abilitarlo, premiamo il tasto Mode, ricerchiamo il parametro FN0D, impostiamo il valore a 0 e usciamo dalla funzione programmazione.
Attiviamo il motore con il commutatore e con il potenziometro ora possiamo regolare la frequenza a nostro piacimento. Se prestiamo attenzione al display, ora non siamo più in grado di raggiungere la frequenza massima di 50 Hz, ma solo la metà circa. La ragione è che il sistema vorrebbe utilizzare una tensione di riferimento esterno di 10 volt, ma con questo tipo di connessione noi stiamo usando la sua tensione interna a 5 volt. Dobbiamo perciò specificarlo al nostro inverter. Entriamo nella modalità di programmazione, ricerchiamo il parametro F1-, selezioniamo, cerchiamo il parametro 109 e impostiamo il valore a 3 e poi confermiamo. Usciamo dalla modalità di programmazione. Ora sarà possibile regolare la frequenza di rotazione dal valore minimo a quello massimo e viceversa, senza alcuna limitazione. Nel mio caso questo inverter verrà utilizzato su un tornio, dove diventa comodo avere delle velocità preimpostate. Con un commutatore rotativo a 4 posizioni, nella posizione 0 potrò utilizzare il potenziometro per la regolazione in modo continuo, mentre potrò impostare 3 valori di frequenza fissi per le altre 3 posizioni. Per le connessioni utilizzeremo il polo comune connesso al porsetto P24 che ricaverò dal commutatore di accensione. Gli altri 2 fili saranno collegati ai morsetti S1 e S2. Quando S1 chiude su P24 si attiverà la prima velocità. Quando S2 chiude su P24 si attiverà la seconda velocità e quando entrambi S1 e S2 chiuderanno su P24 si attiverà la terza. In questa immagine i morsetti usati per la connessione del commutatore rotativo a 4 posizioni per le velocità preimpostate. Ora non ci resta che comunicare al sistema delle 3 velocità che vogliamo preimpostare. Entriamo in modalità programmazione, ricerchiamo il parametro SR1 e impostiamo la prima velocità, per esempio mettiamola a 20 Hz. Proseguiamo con SR2 che impostiamo per esempio al valore di 36 Hz e poi per ultimo SR3 che lo impostiamo per esempio a 42 Hz. Usciamo dalla modalità di programmazione premendo 2 volte il tasto Mode. Accendiamo il motore con il primo commutatore. Come si può notare, con il secondo commutatore in posizione 0 possiamo utilizzare il potenziometro per una regolazione continua di velocità dal suo valore minimo al suo valore massimo e viceversa. Spostando il secondo commutatore in posizione 1, la velocità di rotazione salirà al valore di 20 Hz, quello che avevamo impostato in SR1. In posizione 2 la velocità salirà a 36 Hz, valore impostato in SR2, e in posizione 3 la velocità salirà a 42 Hz, il valore impostato in SR3. Ritornando a 0, la velocità verrà controllata dal nostro potenziometro in modalità continua. Come abbiamo potuto notare, una volta impostata una frequenza, il tempo per raggiungerla è abbastanza lungo, sia che si tratti di accelerazione che di decelerazione. Questi tempi sono definiti da 2 parametri, h per accelerazione e dec per decelerazione. Per modificarli entriamo in modalità programmazione e ricerchiamo il parametro ACC, che di default è impostato a 10 secondi. Sul mio tornio le inerzie e la coppia necessaria è molto bassa, l'ho imposto perciò a un valore di 3 secondi. Modifichiamo ora il valore di dec, che di default è impostato a 10. Imposterò il valore a 1 secondo perché voglio che il mandrino si fermi quasi istantaneamente. Una volta impostato, usciamo dalla modalità di programmazione premendo 2 volte Mode. Attivando la rotazione si potrà notare che ora la velocità massima viene raggiunta in 3 secondi, mentre il tempo di arresto è quello di 1 secondo, quasi istantaneo. Un'altra funzione che trovo molto utile, visto che l'inverter non sarà visibile, è quella di collegare una spia che mi indichi quando la velocità impostata è stata raggiunta.
Si può utilizzare una comune spia a 24 volt che andrà connessa ai morsetti NO e CC. Non è importante la polarità. In questa immagine i morsetti usati per la connessione della spia a 24 volt per l'indicatore di frequenza raggiunta. Bisogna impostare due parametri di programmazione per dire all'inverter che vogliamo usare una spia come indicatore di frequenza raggiunta. Entriamo in modalità programmazione e ricerchiamo il parametro F130 che imposteremo al valore 6. Ora ricerchiamo il parametro F102 che indica con quale tolleranza accendere la spia, in questo caso 2,5 Hz. Attiviamo la rotazione del motore ed appena raggiungerà la velocità di rotazione desiderata, la spia si accenderà per indicare che la velocità di rotazione è quella desiderata. Solitamente si utilizza un inverter anche per aumentare la velocità di rotazione massima. Nel mio caso la necessità di fare lavorare il motore a una frequenza doppia, perciò 100 Hz. Entriamo in modalità programmazione e ricerchiamo il parametro FH che di default è impostato a 50 Hz. Impostiamo questo valore a 100 Hz. Modifichiamo il parametro successivo UL, il suo valore di default è 50 Hz e anche questo lo impostiamo a 100. Come ultima operazione dobbiamo ricercare il parametro F204. Anche questo parametro di default è impostato a 50 Hz e lo possiamo portare al valore di 100 Hz. Da questo momento sarà possibile fare ruotare il motore con frequenze fino a 100 Hz. Ruotando il potenziometro possiamo regolare il range di rotazione in modo continuo da 0 a 100 Hz, praticamente una velocità doppia di quella di default. Il Toshiba VFN-C3 è un inverter vettoriale, perciò è in grado di controllare la coppia di rotazione adeguando corrente, tensione e frequenza ai parametri del motore. Questo permette di ottimizzare la potenza necessaria per la rotazione del motore. Per abilitare questa funzione è necessario specificare precisamente i parametri del motore che deve controllare. Questi dati devono essere ricavati dalla targhetta del motore. Nel mio caso sto usando un motore della CME da 750 watt con frequenza di rotazione a 50 Hz, 0,75 kW e un consumo di 3,46 A a 220 volt. Entriamo in modalità programmazione e ricerchiamo il parametro F4-. Selezioniamo F400 ed impostiamo il valore a 2. Questa funzione abilita l'autotuning, che in automatico ricercherà i parametri non presenti sulla targhetta. Ricerchiamo il parametro F405 ed impostiamo la potenza del motore. Nel mio caso un 0,75 kW, perciò impostiamo il valore 0,75. Passiamo ora al parametro F415. E impostiamo il valore relativo al consumo di corrente. Nel mio caso, come da targhetta, 3,46 A, perciò arrotondato a 3,4. Ultimo parametro da impostare è F417, che sono il numero di giri del motore. Nel mio caso 1390. I parametri F402 resistenza primaria del motore e F416 corrente a vuoto del motore vengono calcolati in automatico una volta lanciato l'autotuning. Ora non ci resta che avviare il motore. Il display segnalerà l'operazione di autotuning. Una volta completato, l'inverter conoscerà tutti i parametri del motore necessari per una perfetta configurazione. Siamo giunti al termine e per riassumere vediamo quello che abbiamo ottenuto dopo questo tutorial. Tutte le connessioni sono state completate, questo è il pannello di controllo del tornio pronto per il montaggio. Ho aggiunto un fungo di emergenza per il blocco immediato della rotazione. Interrompendo il filo comune P24 annullo tutti i comandi e la rotazione si arresta. Naturalmente questa non è a normativa, poiché bisognerebbe aggiungere un teleruttore così da non rimettere in rotazione
il motore con lo sblocco del fungo. Ora vediamo il funzionamento completo. Attiviamo la rotazione del motore portando il commutatore in posizione 1. Attraverso il potenziometro abbiamo la possibilità di variare la velocità di rotazione a nostro piacimento, in modo continuo da 0 a 100 Hz e viceversa. Possiamo usare il commutatore a 4 posizioni per impostare le 3 velocità fisse impostate in SR1, SR2 e SR3. Con la spia verde possiamo vedere attraverso la sua accensione quando le velocità impostate vengono raggiunte. Possiamo arrestare il motore e invertire il senso di rotazione variando la velocità a nostro piacimento. Mi auguro che questo tutorial possa essere stato utile e abbia aiutato qualcuno nella configurazione e utilizzo di questo inverter. Vi ringrazio in anticipo per l'iscrizione al mio canale YouTube, per i like e per l'iscrizione alle notifiche. Nel prossimo tutorial vedremo come attivare la funzione vettoriale per controllare la coppia erogata dal motore, il controllo di temperature per migliorare le prestazioni del motore. Grazie a tutti per la visione.